Ben ritrovati, oggi vi farò vedere come poter realizzare questa borsa che mi è stata richiesta da un'amica del gruppo Creiamo con Katia e Ale perché girava su internet solo la foto ed io ho cercato di realizzarla, di renderla quanto più verosimilmente uguale. Per questa realizzazione ho utilizzato il Mon Amour della Mistricò, un 100% microfibra, 50 grammi, 135 metri e può essere lavorata con l'uncinetto del 4, 4,5. Io però ho preferito utilizzare l'uncinetto del 2,5 e la realizzerò con questo blu un po' particolare. È una lavorazione granny in tondo, quindi vi farò vedere come poterla iniziare. Abbiamo un anello magico e nell'anello magico lavoriamo 3 catenelle la nostra prima maglia alta, quindi una, 2, 3, una maglia alta, una catenella e realizziamo altre 2 maglie alte, quindi una e 2, una catenella, nuovamente altre 2 maglie alte, così per 6 volte, quindi 2, una catenella, altre 2 maglie alte, una, 2, una catenella, 2 maglie alte, una, 2, una catenella, altre 2 maglie alte, una e 2. Vediamo un attimo se le abbiamo lavorate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella, stringiamo l'anello magico in questo modo e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta. Con una maglia bassissima lavoriamo sulla seconda maglia alta e andiamo nell'arco di una catenella, estraiamo il filo, lavoriamo 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 più altre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e lavoriamo nell'arco successivo altre 3 maglie alte, così per tutto il giro. 1, 2, 3, una catenella, arco successivo, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e proseguiamo. 1, 2, 3, una catenella, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudiamo con una catenella e una maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta. Con maglie bassissime raggiungiamo l'archetto successivo. 1, 2, 3. Raggiunto l'arco, in ogni arco lavoreremo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle la nostra prima maglia alta, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3,
una catenella e nell'arco successivo lavoreremo sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e proseguite così per tutto il giro. Terminiamo il giro con una catenella e una maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta. Con delle maglie bassissime raggiungiamo il primo arco di una catenella, quindi camminiamo con le maglie bassissime sopra le maglie alte in questo modo e raggiungiamo il nostro primo arco e lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 maglie alte, 1 e 2 e sono le nostre prime 3 maglie alte. Adesso una catenella e lavoriamo altre 3 maglie alte nell'arco successivo, 1, 2 e 3, una catenella e proseguiamo in ogni arco di una catenella per tutto il giro. Terminiamo il giro con una catenella, la maglia bassissima sulla prima catenella, lavoriamo mezze maglie alte camminando sulle maglie in questo modo, 1, 2, 3 e andiamo nell'arco e nell'arco lavoriamo nuovamente 3 maglie alte e una catenella e 3 maglie alte nell'arco successivo, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella, andiamo nell'arco successivo e lavoriamo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e proseguiamo in tutti gli archetti di una catenella fino a completare il giro. Chiudiamo il nostro giro con una catenella e una maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta, maglie bassissime, camminiamo sopra alle maglie alte sino a raggiungere l'archetto di una catenella nel quale lavoriamo 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, altre 2 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella nell'arco successivo, altre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, procedendo così per tutto il giro. Chiudiamo il giro, una catenella, la maglia bassissima, con qualche maglia bassissima raggiungiamo l'arco di una catenella tra le maglie alte e lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 maglie alte, 1 e 2 e abbiamo lavorato le nostre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nell'arco successivo, 2, 3, una catenella, nell'arco di una catenella tra le maglie alte, altre 3 maglie alte e lavoriamo così per tutto il giro. Chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella della maglia alta, con delle maglie bassissime andiamo nell'arco successivo e lavoriamo un altro giro di tutte maglie alte. In ogni arco dobbiamo lavorare 3 maglie alte, una catenella. Ci vediamo tra poco. Terminiamo il giro con una catenella e la maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta e ho lavorato i miei 2 giri di tutte maglie alte nell'archetto di una catenella. Adesso con delle maglie bassissime raggiungiamo nuovamente il primo arco e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle,
1 2 3 la nostra prima maglia alta, altre 2 maglie alte, una catenella, e nell'arco successivo lavoriamo il gruppo di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, e iniziamo ad effettuare i nostri aumenti. Quindi 1 2 3, una catenella, 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella. Nell'arco successivo lavoriamo solo un gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, una catenella. Nell'arco successivo lavoriamo di nuovo 2 gruppi, quindi 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella e 3 maglie alte, e proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Quindi lavoriamo l'ultima maglia alta, lavoriamo per tutto il giro un gruppo di 3 maglie alte, nell'arco successivo 2 gruppi di 3 maglie alte, sempre separati da una catenella. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima, sempre con delle maglie bassissime come in precedenza. Cammino sulle maglie e raggiungo il primo arco di una catenella, nel quale lavorerò 3 maglie alte, quindi 1 2 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, altre 2 catenelle, 2 maglie alte, scusatemi, e 2, una catenella, 3 maglie alte, e proseguiamo in questo modo per tutto il giro, lavorando in ogni arco di una catenella 3 maglie alte, 1 2 e 3, e proseguiamo la lavorazione. Terminato questo giro dovete effettuarne altri 2 sempre allo stesso modo, chiudendo il giro sulla prima catenella della prima maglia alta, lavorare con la maglia bassissima, andare nel primo arco e lavorare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, così per altri 2 giri oltre a questo. A tra poco. Terminiamo il giro con una catenella e una maglia bassissima sulla prima maglia alta, con mezze maglie arriviamo nel primo arco di una catenella e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1 2 3 la prima catenella, 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, nuovamente nell'arco successivo 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, e nell'arco successivo dobbiamo lavorare 2 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1 2 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, e abbiamo effettuato un nuovo aumento, 2 e 3, una catenella, e nei successivi 2 archi lavoriamo un solo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, una catenella, altre 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, e lavoriamo nell'arco successivo come il precedente, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. In questo modo noi lavoriamo i vari aumenti. Infatti vedete che il cerchio granny inizia a prendere forma, quindi continuate il giro. Terminiamo con la catenella e la maglia bassissima sulla prima maglia alta,
con le maglie bassissime camminiamo sulle maglie alte e raggiungiamo il primo arco e lavoriamo le 3 maglie alte, quindi 1 2 3 catenelle la prima maglia alta, le successive 2 maglie alte, una catenella, altre 3 maglie alte nell'arco successivo, 2 e 3, e dobbiamo lavorare in questo modo per tutto il giro, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte in tutti gli archetti di una catenella. Oltre a questo giro ne dobbiamo effettuare altri 2. Terminiamo il giro con una catenella e la maglia bassissima sopra la prima maglia alta. Con delle maglie bassissime arriviamo nell'arco di una catenella e lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte, quindi 3 catenelle per iniziare, 2 maglie alte, una catenella, nell'arco successivo lavoriamo altre 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, nell'arco successivo ancora 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, nell'arco successivo lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte ed effettuiamo un nuovo aumento, quindi 1 2 3, una catenella, 3 maglie alte nello stesso arco e abbiamo effettuato il nostro aumento. Quindi procediamo con una catenella, nei successivi archi dobbiamo lavorare i gruppi di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, la catenella, secondo gruppo di 3 maglie alte, 2 3, 1 2 3, una catenella e lavoriamo nell'arco successivo l'aumento, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, 3 maglie alte e procediamo così per tutto il nostro giro. Terminato il giro dell'aumento, lavoro una catenella e chiudo nella prima catenella della prima maglia alta iniziale del giro con una maglia bassissima, poi cammino con le maglie bassissime sopra le altre 2 maglie alte e vado nel primo arco di una catenella e lavoro il primo gruppo di 3 maglie alte. Adesso 1 2 3, il primo gruppo, 2 3 maglie alte. Adesso dobbiamo lavorare 3 giri tutto a maglia alta. Terminato l'ultimo giro dei gruppi di 3 maglie alte, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella della prima maglia alta. Adesso dobbiamo procedere ad effettuare un nuovo aumento, quindi andiamo nell'arco di una catenella con le maglie bassissime in questo modo e lavoriamo 4 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1 2 3 e 4. Nel successivo dobbiamo effettuare un nuovo aumento. Come in precedenza, ogni 3 gruppi di maglie alte effettuavamo l'aumento 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo procedere con 4 gruppi di maglie alte, quindi 1
una catenella, 2, 3 e 4. Un attimo, diamo un po' di filo, una catenella, 4, una catenella e lavoriamo il nostro aumento. Quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e proseguiamo. Quindi 1, 2, 3, 4 e l'aumento. Quindi 4 gruppi di maglie alte e l'aumento, 1, 2, 3, 4 gruppi di maglie alte e l'aumento, così per tutto il giro. Poi dobbiamo lavorare 3 giri in ogni spazio di una catenella, le 3 maglie alte, come abbiamo fatto in precedenza dopo l'aumento. Terminiamo il giro. Ho lavorato i miei 3 giri tutti di gruppi di 3 maglie alte in ogni archetto di una catenella. Chiudo il giro sulla prima catenella della maglia alta dell'inizio del giro, con maglie bassissime vado nel primo arco. Adesso devo fare un altro aumento, quindi lavoro 5 gruppi di 3 maglie alte e poi effettuo l'aumento. Quindi 1, le nostre prime 3 catenelle che sono la maglia alta, 2, 3, una catenella, il secondo gruppo di 3 maglie alte, il terzo gruppo, 1, 2, 3 maglie alte, il quarto gruppo, 1, 2 e 3, il quinto gruppo, quindi 5 gruppi di maglie alte, una catenella e nell'arco successivo lavoriamo l'aumento, quindi 3 maglie alte, una, 2, 3, una catenella, altre 3 maglie alte e abbiamo effettuato l'aumento. Una catenella e poi negli archi successivi lavoriamo 5 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5 gruppi di maglie alte. Sposto un attimo così da far vedere meglio, e nell'arco successivo lavoriamo l'aumento, così per tutto il giro. Terminato il giro dobbiamo lavorare i 3 giri di tutti i gruppi di maglie alte come abbiamo fatto in precedenza, più altri 20 giri sempre in altezza. Adesso non effettuiamo più altri aumenti, ma andiamo sempre di gruppi di 3 maglie alte negli archi di una catenella. Quindi lavorate questo giro con l'aumento, lavorate i 3 giri senza aumenti come abbiamo fatto in precedenza, più altri 20 giri, quindi in totale dopo il giro degli aumenti 23 giri. A tra poco. Finisco di lavorare i miei giri con una catenella e chiudo sulla prima catenella della prima maglia alta. Ho lavorato tutti i miei giri in altezza, stacco il filo, tiro in questo modo. Adesso con l'aiuto degli spilli dobbiamo effettuare delle piccole pieghe, quindi ci sistemiamo il lavoro. Allora,
considerate 1 2 3 4 5 6 gruppi di 3 maglie alte. Dovete piegarli in questo modo per farli combaciare. Uno, prendete, affiancate 2 e 2 e poi ripiegate l'altro su se stesso in questo modo a fisarmonica, in modo che i 6 gruppi combacino a 2 a 2. Spero che si veda bene. Così prendiamo uno spillo e lo fermiamo, poi lasciamo 2 gruppi di 3 maglie alte, ricontiamo 6 gruppi, 1 2 3 4 5 6, così, e facciamo la stessa cosa di prima. Affianchiamo i 6 gruppi a 2 a 2, li pieghiamo su se stessi in questo modo, così. Prendiamo uno spillo e blocchiamo, prendendo per bene tutti e 3 i lati che si vedono. Continuiamo, quindi prendiamo 2 gruppi, li lasciamo in sospesi, calcoliamo 6 gruppi, 1 2 3 4 5 6, e li pieghiamo a 2 su se stessi. Prendiamo lo spillo e pieghiamo, e in questo modo dobbiamo farlo per tutte le maglie, diciamo per tutto il giro. Lasciamo 2 in sospeso e ne prendiamo 6. Questa è la mia ultima ripresa. Come vedete l'abbiamo rimpicciolita facendo queste riprese. Adesso prendiamo il filo, lo leghiamo ad una parte qualsiasi dove voi vogliate iniziare. Io preferisco iniziare da un punto chiuso con lo spillo, quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia alta del gruppo delle 3 maglie alte che ho chiuso qui in questo punto. Inserisco qui, la faccio passare l'uncinetto sulla successiva maglia alta alle spalle, e in quest'altro punto mi allontano così da farvi vedere. Prendo il filo e lo estraggo, lavoro 3 catenelle, 1 2 e 3, filo nuovamente sull'uncinetto, rientro nella seconda maglia alta, nella maglia alta alle spalle e nella maglia alta dietro, prendendo sempre tutti e 3 i lati, tutte e 3 le maglie alte. Prendo il filo e lo estraggo e lavoro la maglia alta. Uno e 2. Proseguo, filo sull'uncinetto, maglia alta nella terza maglia alta, quindi entro nella prima maglia alta, entro nella maglia alta alle spalle e ancora in quella dietro, cioè io devo prendere per bene sull'uncinetto tutte e 3 le maglie alte sottostanti, in modo da poter bloccare per bene questa ripresa che abbiamo fatto. Quindi poi estraggo e lavoro la maglia alta, 1 e 2, filo sull'uncinetto, maglia alta nell'archetto qui, quindi 1 2 e 3. Ho preso tutti e 3 gli archetti e mi estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta. Adesso procedo nell'altro gruppo, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia alta,
in quella centrale dietro, qui, e ancora in quella dietro. Estraggo il filo e mi lavoro la mia maglia alta. 1, scusate, è scappata. 1, 2 e 3. Estraggo il filo e mi lavoro la mia maglia alta. E procediamo con la seconda maglia alta, vado a prendere quella dietro e ancora quella dietro, estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta. Sull'ultima maglia alta, prendendo sempre quella dietro e quella ancora più dietro, in questo modo mi estraggo il filo e ho lavorato la mia maglia alta. Poi una maglia alta nell'arco di una catenella, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, una maglia alta nell'arco di una catenella, 3 maglie alte sulle successive 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, una maglia alta nell'arco di una catenella e ripetiamo lavorando le 3 maglie alte, prendendo sempre la maglia alta davanti, quella centrale e quella dietro. Quindi riprendiamo, tolgo lo spillo che trattiene, scusate, vi voglio far vedere bene. Quindi le maglie sono sovrapposte, quindi prendo la prima maglia alta, la maglia alta centrale e la maglia alta dietro, in questo modo. Estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta 1 e 2 e continua 1, la seconda maglia, prendendo sempre le altre 2, seconda maglia alta, la terza maglia alta, 1, 2 e 3, e ho preso per bene tutte e 3 le maglie alte, mi tiro il filo e mi lavoro la maglia alta. Vado nello spazio 1, 2 e 3, prendo il filo, maglia alta, poi filo sull'uncinetto, ripeto, prima maglia alta, seconda maglia alta, quella centrale e quella dietro, e tiro. Dovete stare molto attente a chiudere bene tutte, diciamo, tutte e 3 i gruppi di 2 maglie alte. In questo modo, vedete, la piega rimane molto ferma. Poi continuo sulla seconda maglia alta, prendo la maglia alta dietro e ancora quella dietro, estraggo il filo e lavoro la maglia alta. L'ultima maglia alta, prendo quella dietro e ancora quella dietro, 1 e 2, maglia alta, proseguo con una maglia alta nello spazio di una catenella e sulle successive maglie alte.
Ho quasi terminato il mio giro, lavoro le ultime maglie alte sugli ultimi gruppi di 3 maglie alte rimasti liberi, non chiusi, in questo modo. Una maglia alta. Adesso chiudo con una maglia bassissima sulla prima catenella della prima maglia alta del giro iniziale, qui, e chiudo il giro. Allungo un attimo il filo che vi faccio vedere come sono venute le varie pieghe, tutto ben chiuso. Controllate questo, perché se non prendete bene, essendo una borsa, rischiate che se ne escano i punti. Adesso lavoriamo 3 catenelle, un attimo che ritiro il filo, lavoriamo 3 catenelle, riprendo un attimo la maglia che è scappata, in questo modo. Allora, 3 catenelle, 1 2 3, e lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, questo per tutto il giro, e devo lavorare in questo modo altri 4 giri. In tutto ci dobbiamo trovare 5 giri. Uno l'abbiamo effettuato, un giro di maglie alte l'abbiamo effettuato mentre chiudevamo per le pieghe. Dobbiamo fare altri 4 giri, questo più altri 3, in effetti 5 giri. Lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, in questo modo. A tra poco.